Questa mattina piovosa prendiamo la Civic e andiamo da Pino Gomme. Abbiamo da fare non solo un cambio gomme, ma soprattutto un cambio cerchi. Siamo finalmente da Pino Gomme, ve lo farei vedere da fuori, ma sta diluviando. Adesso vi faccio vedere un paio di cose. Intanto, come potete vedere, fuori c'è il finimondo. Siamo qui con la nostra bella Civic, sponsorizzati da Trova Prezzo. Vi ricordo che Trova Prezzo su Instagram sta facendo un contest. A 7500 follower regalerà uno smartphone e a 10.000 una PS5. A 5.000 ha già regalato delle AirPods. Minchia, quindi mettiamo delle semi slick? Praticamente tornando a casa mi uccido. R2Z autoricambi. Hai visto? C'hanno anche lo scotch brandizzato. Oh là. Az. Mamma mia. Bello leggero. Beh, sarà anche che è piccolino. Figata. Sì, effettivamente vedo che lo muovi molto facilmente. Io credo di approfittarne, intanto tolgo sti adesivi orribili. Abbiamo bisogno di due piccoli distanziali sull'anteriore perché con questa conformazione del cerchio tocca la pinza del freno, quindi non riuscirebbe a girare. E adesso chiediamo sempre a R2Z Autoricambi di mandarci due distanziali e niente, poi torniamo qui a rimontare il tutto. Ci ha mandato il distanzialino. Oh, guarda che bello, non tocca più. Questa allora Gira bello bello. mettiamo quelli nuovi? Mettiamo i suoi, sì sì. Speriamo poi che quando la tiri giù non esca troppo. Nero gomme applicato. Guardate che figata. Sono al pelo, sono perfetti. Sono proprio al pelo perfettissimi, incredibile. Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione. Clicca e iscriviti per supportare il canale. Tanto è gratis. Oh, ringraziamo sempre Autodoc. Oh, sempre tu sei con Autodoc, Ci troviamo sotto la Civic. La prima cosa che stiamo cambiando quindi è per la scatola guida. Scatola guida, sì. Ok. Noi nel primo video avevamo mostrato che perdeva olio dalla cuffia lì. Eccola lì. Proprio là. Quindi Perché Autodoc. però l'Enrico sta smontando tutto quello che è il sottotelaio. Sì. Per arrivare alla scatola guida che come si vede è sopra. È proprio là. Quindi si sta divertendo, Nico, giusto? Con una buona dose di... La parte fondamentale del lavoro di un meccanico è la bestemmia. È la bestemmia. Cioè, senza la bestemmia non è meccanico. Ok. È come il prete in chiesa, è uguale. Quindi la scatola guida è fatta così. C'è una scatola e quella è la guida. Qui arriva la canna dallo sterzo. Ah, quando ok. giriamo il volante si muove questo alberino che c'è qui. Ok. Che porta il movimento alla cremagliera che è dentro qua, che Sì. è un'asta dentata. Sì. Che muove le ruote da una parte all'altra. Vedi che girando escono. Spinge o di qua o di là. E questa è un'idroguida, Ok. cioè ha una servoassistenza idraulica. C'è una pompa del servosterzo che crea la pressione, Sì. manda in pressione un circuito dell'olio Sì. che arriva alla scatola guida attraverso questi due tubi che ci sono qui all'entrata, Sì. e permette di alleggerire il movimento Dello verso di sterzo. destra e sinistra. Ok. Ci siamo accorti che quella che c'è adesso su è già È una... molto probabilmente una scatola guida revisionata. E te ne sei accorto perché è verniciata tutta lì. verniciata. Tendenzialmente quando revisiono le scatole guida gli danno sempre una mano di vernice, non ho mai capito il perché. Ok. Invece quelle nuove. fatte così. Almeno possiamo dire che Autodoc te le vende nuove. Ricordatevi quindi che trovate in descrizione il link per Autodoc, quindi se dovete comprare anche voi una scatola guida o qualsiasi altra cosa trovate il link. Nel frattempo vi faccio vedere una macchina molto carina. Cosa sta succedendo su questa Silvia qua? Stiamo facendo la linea di scarico nuova perché ovviamente... Il motore è dentro, quindi già... sì, esatto. Ok, Il motore è dentro. ma hai detto che c'erano i cavi elettrici che non è che era proprio, cioè l'impianto elettrico non era Abbiamo proprio. dato una sistemata. Stiamo facendo la nuova linea di scarico del downpipe, Sì. perché ovviamente avendo spostato la turbina verso il su, la posizione dello scarico è completamente da rifare. Certo. Vuoi mostrarmi quello che ti rendeva fiero? Sì, stamattina mi sono alzato con la voglia di saldare.
Abbiamo cominciato a improntare la prima curva del downpipe che insieme al V-bend. Sì. Adesso poi le saldiamo insieme. Andrà a uscire qua. Ok, che figata comunque, Tutto artigianale. Sostituiamo questo qui, che tra l'altro non ha mai funzionato, non ho mai capito perché. E ci mettiamo aria. Leggero apporto stoichiometrico, cioè la quantità di aria e benzina miscelate tra di loro. Vediamo, quindi cos'è che vuoi combinare? Ti apro la mappa AM, lo vedi. Allora Nico, questo qui è il software di gestione della centralina che andremo a montare sulla tua Silvia, AM Infinity. Praticamente da qui puoi comandare tutto quello che vuoi dalla macchina. Questa qui è la tabella del VE, cioè dell'efficienza volumetrica. Indica la capacità respiratoria del motore in funzione del pedale dell'acceleratore. Ovviamente va tarata sul banco. Sì. Questa qui è la mappa iniezione, la mappa anticipo. Questa qui è la mappa carburazione, che è quella che ti raccontavo prima. Sì, vedi? sì. In funzione della crescita della pressione turbo si va ad adeguare anche la carburazione. Ok. È pieno di mappe qua. Questa è la tabella boost, la tabella pressione turbo. Sì. Ma Questa- quanti cazzo di cose ci sono qua in È una centralina corsa. Questa è la tabella del controllo di trazione, il Allora, TC. metti a fuoco. Ok, sì. Questa è quella che ti piace tanto a te. Launch. Questa è la tabella del VVC, del variatore di fase, perché Ok. la tua macchina ha anche il variatore di fase. Ok. Questo è l'olio di che cosa? Idroguida. Ah, dell'idroguida. Ok. Ma mi dicevi che io sono abbonato ai bulloni sparati? Sì, questo qua era sparato dentro, abbiamo Pure lui. montato piano piano. Sì. E glielo rimettiamo dritto? Sì. Speriamo. Speriamo. Magari stavolta sì. Ma che cazzo, ma tutti a me sti bulloni storti, oh. Adesso è bella fresca, posso toccarla? Meglio di no. Meglio di no, Se ci metti sopra il dito ti fai il tatuaggio. Minchia, ma che bello! Pronto per essere montato? Monto io? La prendo? Non tocca! Che caldo! Non tocca. Come procede? Cosa stai combinando di bello? 5 minuti di sonno. 5 minuti di sonno? Ma non è che mi sembri tanto comodo proprio dormire così. Però io dormo lo stesso. Dormi lo stesso. Già stato rimesso su quello nuovo. Poi devi riempire con l'olio. Com'è? Sì, da sopra c'è la vaschetta dell'olio. Ok. E vediamo se non perde nessun raccordo. Cos'è che li stai imburrando? Un po' di grassino. Ah, ok. Diciamo bene. Sì. Avete rifatto il filetto? Dove? Qua. Ma va? Ho fatto la macchinetta. Ma veramente? Sì, ho fatto un giro per pulirlo. Perché dove mi avevi detto che si era. L'avevano messo storto. Nico, spiegami un attimo, cos'è Stiamo sta. rifacendo il filetto. Guarda che è tutto rovinato. Allora, il filetto di questo. Oh sì, che è tutto scannato. E Il quindi punto lo soprattutto. rifai con questo attrezzo. Questo abbiamo detto che è il simbolo della Lombardia. Della Lombardia. Della Lombardia. Scatola guida è a posto. Adesso supporto, hai detto. Supporto Quello che lavacambio, scricchiola. Speriamo sia lui. Allora, il problema di questo era che l'hanno saldato. Com'è che era? Hanno saldato storto. L'hanno saldato storto. Quindi il gommone Lavora storto. si è spaccato. Guarda qua. Sì. Da dentro al forno. Sì, sì, sì. Se non è quello sarà un cuscinetto. No. No, perché guarda che c'ho sfiga anche con i cuscinetti. Sì, Sì, anche coi cuscinetti. 350Z tutte e due dietro. Non uno, entrambi. Poi questi qua gialli posso strapparli a morsi? Possiamo buttare, ok. Facciamo il video che ci passo sopra con le ruote. Questa cosa è molto divertente. A parte che la macchina è bellissima. Rompe i coglioni, ma è bellissima. Qua c'è una cosa molto divertente, cioè Che non trovavamo il filtro il filtro dell'olio solitamente sarebbe. Dove cazzo è là? Sta sotto qua. Ok. Io mi ricordo che il vecchio meccanico mi ha detto lo spostiamo da lì perché così è più facile cambiarlo. E l'ha messo qua davanti. Solo che Mirko mi fa notare che oltre al fatto che per cambiarlo bisogna togliere il paraurti. No, devi staccare staffa e tutto, ma se la sbatti. Il problema era quello più che altro. Che se vai a sbattere. Cioè la prima cosa che. olio, La prima cosa che. L'olio è olio! Volo a spegnere il motore ho appena frittata. Guarda, io non l'avrei messo. La prima cosa che sbatti in un'auto da drifting di solito potrebbe essere il muso. Sono Quando gli angoli davanti. Insomma, vabbè. non è il top, diciamo. Cioè, non è che mi faccio queste domande. Se un meccanico mi dice lo spostiamo avanti, dico va bene, spostalo avanti, tuo lavoro. Sì, io non l'avrei messo. Non l'avresti messo, no. Giustamente Mirko dice: se vai a sbattere, si spacca lì e perdi olio, devi spegnere subito il motore, se no distruggi anche il motore oltre ad aver picchiato la macchina. E effettivamente non ha tutti i torti, La saldatura è questa cacata qua, vero? L'hanno saldato un po' di qua e un po' di là. L'avete trovato in America, mi ha detto Mirko. Troviamo la differenza. Abbiamo un supporto Zingaro Edition. Zingaro Edition, Zingaro Edition. front and back. e back.
Civic. Allora, questo è quello originale che ci è arrivato. Questo è quello preparato. E questo è più bello però. Cioè, Sì, dai. sicuramente più artistico. Anche questo buco qua mi piace. Questa era Alleggerito. no, la versione alleggerito. Mugen. Questa Versione Mugen, sì. Però come dici si sono impegnati, Sì, si sono impegnati, il problema è che l'hanno dato storto. Vabbè, però non è che poi adesso puoi pretendere tutto. Guarda che andare a vedere proprio i dettagli. I dettagli. Tutta roba nuova. Tutto nuovo. Guarda che bello. Questo stai mettendo sempre un po' di grasso. Ok, questo si chiama gommone. Sì. Quello con cui si va al mare praticamente. Sì. Ok, perfetto. Allora, il gommone che si è scassato, quindi era questo qua, perché lavorava storto, giusto? Sì, giusto. Mentre questo è quello nuovo. Già fatto. Nico le aveva appena tolte, solo che i geni di prima per metterli hanno tagliato la griglia, quindi rimane proprio un buco. Ed è brutta da vedere. Non è proprio bello. Quindi quando andremo in carrozzeria che li togliamo, o cerco un altro paraurti oppure cerco un'altra griglia, una griglia nuova che arriva fino alla fine e non rimangono i due buchi. Minchia, queste retromarce aggressive, oh. Allora, intanto abbiamo cambiato quel pezzo lì che era una staffa saldata di merda. Mugen, sì. Abbiamo cambiato la staffa lì, adesso il supporto lavora in maniera dritta. E già è qualcosa. E già è tanta roba. Però quello che scrocchia è, ha detto, il braccio. Per i ciclati superiori. Chiediamo a Autodoc di mandarci, mettiamo quelli originali, tanto. Sì. Ma anche perché quelli di Gesù sono due crocchi cinesi. Infatti. Ci sono le giostre, no? Ci sono le giostre? Sì. Minchia, questa è una macchina da giostre perfetta. Questa sì. Gli manca però La lettone. la lettone, lo stereo dentro. Stereo e qualche lucettina. Bravissimo, vedi che lo sai. Io metterei anche qualcosa qui appeso, un po' di quelli morbidi, tutti pelosi. Il coprivolante. Il coprivolante tigrante. Pericolosissimo che se ti scivola. Giri, il volante è fermo e il coprivolante gira. Nel video possiamo dire che hai un amico che consegnava il pane col Ferrari. Luigi è il numero uno. Che esemplare, abbiamo proprio un sacco di conoscenti. Io direi che la macchina è perfetta. Ok, dritta va dritta. Dritta va dritta. Cambiamo quei due bracci lì Ok, ed è una crema. e siamo a posto. Che bello. Minchia, Maserati c'è qua. Però il Maserati non c'ha il VTEC. No. No, c'ha di meglio. C'ha di più. C'ha di meglio. È bello, minchia, fa un bel suono, dai. L'S2000 che avevi faceva un suono ancora più bello? Sì. Sai che io ho il debole per quella macchina. Secondo me prima o poi una te la porto, dai. Per farci qualche progettino, no? Andiamo a farci qualche giro. La macchina funziona Io direi bene. che è una bomba. D'accordo. Il giro sulla Civic è andato molto bene. Tutto a posto. Ordineremo da Autodoc i bracci superiori. Ringraziamo Autodoc per intanto la scatola guida e come sempre trovate in descrizione il link se volete prendere anche voi qualcosa. La Silvia l'abbiamo fatta vedere per quello che si poteva vedere. Stiamo mettendo Ha dentro dei il motore. tempi tecnici di lavorazione, il motore è già dentro, finiamo due cosine. E poi ce l'abbiamo. Noi ci vediamo quindi al prossimo video dove faremo altre modifiche alla Civic, alla Silvia, solite robe. Un Da saluto. fare c'è sempre qua. Qua c'è sempre, quello non manca di sicuro. Un saluto.